In questo video intraprendiamo un viaggio affascinante nel mondo di una delle menti più brillanti del Novecento italiano, Umberto Eco. Scrittore, semiologo, critico letterario, medievalista, traduttore e professore universitario, Eco è stato un intellettuale poliedrico, la cui opera ha lasciato un segno indelebile nella cultura. Nato ad Alessandria nel 1932, Umberto Eco è cresciuto in un ambiente che lo ha avvicinato precocemente al mondo della lettura e al culto dei libri, essendo nipote di un tipografo. Dopo gli studi classici, si è laureato in filosofia all'Università di Torino nel 1954, con una tesi sull'estetica di Tommaso d'Aquino. Questa tesi, che lui stesso ironicamente definì responsabile della sua miracolosa cura della fede, divenne poi il suo primo libro, Il problema estetico in San Tommaso, nel 1956. Subito dopo la laurea, Eco ha iniziato a lavorare in Rai insieme ad altri giovani intellettuali, un gruppo che contribuì a innovare i palinsesti televisivi. L'anno seguente avvia una lunga e proficua collaborazione con la rivista L'Espresso. Il suo acume e la sua penna si sono estesi anche a numerosi quotidiani e riviste specialistiche internazionali come Il Giorno, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Repubblica e Il Manifesto. Nel 1959 ricevette un prestigioso incarico, la direzione della casa editrice Bompiani, ruolo che mantenne con grande successo fino al 1975. Le sue scelte editoriali furono fortemente influenzate dal movimento d'avanguardia Gruppo 63, di cui Eco era un sostenitore e fondatore, assieme ad altri illustri intellettuali. La sua lunga carriera universitaria ebbe inizio nel 1961, portandolo a insegnare prima a Torino, poi a Milano e Firenze. È qui che Umberto Eco ha iniziato a trasmettere ai suoi studenti le sue riflessioni sui mass media e sul loro influsso sulla cultura di massa, riflessioni confluite in opere fondamentali come Diario Minimo del 1963, Apocalittici e integrati 1964. In quest'ultimo saggio Eco distingue due categorie di intellettuali: gli apocalittici, che condannano la società di massa e ne prevedono esiti disastrosi, e gli integrati, che ne esaltano gli aspetti positivi. Ma è con l'Università di Bologna, l'Alma Mater Studiorum, che il legame di Eco diventa indissolubile. Nel 1971 Eco fu tra i primi a unirsi al rivoluzionario corso di laurea del DAMS, Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo, fondato a Bologna. La produzione saggistica di Eco sulla semiotica e la critica letteraria lo ha presto portato alla ribalta internazionale. Tra le sue opere più significative ricordiamo Opera aperta, 1962, in cui teorizza che l'arte d'avanguardia produca opere non concluse, che richiedono la continua integrazione da parte dei fruitori per la loro validità estetica. La struttura assente, 1968, dove nega l'esistenza di modelli o strutture universali validi in assoluto per interpretare tutti i sistemi di segni. Trattato di semiotica generale, 1975, una teoria generale del sistema dei codici e dei modi di produzione dei segni. Lector in fabula, 1979, un saggio cruciale che analizza il problema della ricezione dell'opera letteraria, definendo i meccanismi con cui il testo sollecita la cooperazione del lettore. Ma la notorietà mondiale giunse nel 1980 con la pubblicazione de Il nome della rosa. Questo appassionante romanzo ibrido, che fonde il giallo storico con elementi narrativi e filosofici, divenne un bestseller tradotto in oltre 45 lingue, vendendo milioni di copie. Il suo successo fu amplificato dall'adattamento cinematografico del 1986. Il nome della rosa è ambientato in un'abbazia benedettina dell'Italia settentrionale nel 1327. Il dotto frate francescano Guglielmo da Beckersville
accompagnato dal novizio Azzo da Melk, si trova a indagare su una serie di misteriosi delitti. La chiave di questi enigmi è la biblioteca dell'abbazia, un vero e proprio labirinto che custodisce opere proibite, inclusa la parte mancante della poetica di Aristotele, dedicata alla commedia e al riso, la cui lettura è vietata e le cui pagine sono velenose. Il tema del labirinto simboleggia le questioni del sapere globale e della responsabilità dello scrittore nella diffusione della cultura. La maestria di Eco sta nella fusione di generi diversi. È un giallo enigma, un romanzo storico ambientato con precisione nel XIV secolo. Un saggio che affronta disquisizioni teologiche e filosofiche con allusioni alla contemporaneità. È un testo semiotico intertestuale, ricco di citazioni e forme linguistiche arcaiche, che immergono il lettore in un passato affascinante. Dopo il successo de Il nome della rosa, Eco continuò a scrivere romanzi, riproponendo la tecnica combinatoria di generi. Tra i suoi romanzi successivi ricordiamo Il pendolo di Foucault, 1988, L'isola del giorno prima, 1994, Baudolino, 2000, La misteriosa fiamma della regina Loana, 2004, Il cimitero di Praga, 2010, un nuovo giallo storico. Numero 0, 2015, il suo ultimo romanzo, che affronta i rapporti tra media e potere. Eco era un uomo profondamente interessato a ogni forma di conoscenza, dalla filosofia medievale alla cultura di massa contemporanea. Un uomo globale. Ha saputo anticipare le future direzioni della società moderna, sviluppando un senso critico ragionato sulle nuove frontiere della cultura di massa, compreso internet e i social media. La sua visione includeva sia i lati positivi delle nuove tecnologie, come la democratizzazione della globalizzazione, attraverso dati controllati e diffusi da piattaforme come Wikipedia, che lui stesso aveva anticipato con il progetto multidisciplinare Enciclomedia, sia i lati negativi, come il diritto di parola a legioni di imbecilli, offerto dai social media. La sua immensa produzione fu in gran parte affidata alle stampe di Bompiani. La stima che Eco conquistò a livello mondiale si manifestò anche nelle 40 lauree honoris causa che gli furono conferite da prestigiose università. Umberto Eco si è spento a Milano nel 2016. La città di Bologna, alla quale era profondamente legato, lo celebrò dedicandogli la piazza coperta della Sala Borsa, cuore culturale del centro storico. Nel 2021 la sua ricca biblioteca moderna, 44.000 volumi, e il suo archivio sono stati concessi all'Ateneo Bolognese, garantendo che il suo insegnamento e la sua eredità intellettuale proseguano negli spazi da lui frequentati per oltre 30 anni. Come amava dire, frequentare bene l'università vuol dire avere 20 anni di vantaggio. È la stessa ragione per cui saper leggere allunga la vita. Chi non legge ha solo la sua vita, che vi assicuro è pochissimo. Invece noi, quando moriremo, ci ricorderemo di aver attraversato il Rubicone con Cesare, di aver combattuto a Waterloo con Napoleone, di aver viaggiato con Gulliver e incontrato nani e giganti. Un piccolo compenso per la mancanza di immortalità. Spero che questo viaggio nel mondo di Umberto Eco vi sia stato utile e stimolante. Se vi è piaciuto, lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale per altri contenuti come questo. Alla prossima!